Alla fine è arrivata l'estate e con essa le temperature mostruose che ormai accompagnano questi mesi estivi. E come stanno andando le generazioni sulla vostra bella scheda video? Ti ho visto. Tu che guardi il tuo computer in modo sconfortato, che magari hai una scheda video che ha fatto la sua bella epoca qualche anno fa, o che addirittura stai usando un portatile che ovviamente non era stato pensato per fare generazioni AI e quindi con richieste altissime di hardware, forse ho una soluzione per tutti voi che potrebbe aiutarvi anche a iniziare con Stable Diffusion, con Union, con tutti i nuovi modelli per generazione di immagini e che potrebbe farvi decidere se acquistare una scheda video o abbandonare l'idea definitivamente. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Faccio una premessa iniziale perché credo sia giusto farlo. Io in tutti i video che ho fatto, in tutte le guide, ho sempre detto che preferivo e davo priorità a soluzioni open source in locale sulla propria scheda video. Ma nel tempo, anche tramite i vostri commenti e un sondaggio che avevo fatto molto tempo fa, mi sono reso conto che effettivamente tanti di voi non hanno una scheda video o anche un bel PC per poter fare queste generazioni, che comunque sia hanno una richiesta non dico altissima ma alta. Se vi state avvicinando a questo mondo, se volete iniziare a elaborare, vi trovate davanti a un muro che non vi permette neanche di sperimentare, ma in questo caso vengono in aiuto i nostri amici di Shaker, che qualche giorno fa mi hanno contattato per propormi di vedere il loro sito e sperimentare il loro generatore di AI, e dopo aver fatto un periodo di test iniziale per capire se mi piaceva o meno, effettivamente ho pensato che questa cosa potrebbe piacere a tanti di voi e di conseguenza ho fatto una guida per spiegarvi come funziona Shaker e com'è il loro generatore. Andiamo a vedere. Partiamo dalla pagina principale di Shaker, che come potete vedere ricorda tantissimo CVTI. Vediamo un attimo l'interfaccia, il menu e quello che la compone per andare poi sempre più in dettaglio. Allora abbiamo sulla parte di sinistra il menu principale che ci fa spostare nelle varie sezioni. Nella parte centrale la ricerca diretta, se dovete cercare un modello o direttamente un username, e sulla sua destra il banner con i vari contest che vediamo fra poco. Nella parte in alto potete vedere che io sono già loggato, ma se voi fate il tasto per collegarvi avrete modo di collegarvi in tre modi diversi e vi faccio vedere. In questo caso io l'ho aperto in una pagina in incognito e avete il login che vi servirà per poter fare determinate cose, perché di base alcuni modelli potete comunque scaricarli senza loggarvi, ma per fare la maggior parte delle cose dovrete fare login. Voi cliccate qui, scegliete se fare Discord, se fare Google o se preferite mettete la vostra mail. Vi arriverà una mail che vi permetterà di collegarvi al sito direttamente, è praticamente istantaneo l'arrivo dell'email e da quel punto siete loggati dentro al sito. Torno sulla pagina dove sono già loggato e vediamo che nella parte centrale abbiamo proprio tutto quello che contiene Shaker. Il primo elemento è legato ai contest che ci sono adesso in corso, ma vediamo in dettaglio fra un attimo questa cosa. A seguire abbiamo i checkpoint, l'ora, tutto quello che contiene il database di Shaker, e potete filtrarlo o tramite questi tag veloci o altrimenti proprio come su CVTI abbiamo i raccomandati, quelli più popolari e il filtro vero e proprio dove andiamo a impostare tutto, il periodo, i privilegi, perché alcuni modelli sono esclusivi di Shaker per un periodo oppure proprio per la piattaforma di Shaker. Poi potete scegliere i checkpoint, textual inversion, un po' tutto, il base model, e vedete che supporta anche Stable Diffusion 3, Union, PixArt e Pony. Poi se ci sono i modelli free o members only, perché questo sito è sia gratuito che con un abbonamento. Se il modello permette di essere scaricato o permette di essere unito ad altri modelli, ma anche questa cosa la vediamo fra un attimo, e la commercial license, cioè se potete generare immagini in modo commerciale o se permette di essere rivenduto o di essere venduto dopo aver fatto il merging, ma queste opzioni sono soprattutto se voi fate il piano di abbonamento. Prima di andare più in dettaglio vediamo la parte di sinistra e abbiamo i models, che sono quelli che vedete qui, poi abbiamo l'inspiration, che sono tutte le immagini che le varie persone hanno caricato e possono essere o generate tramite la piattaforma di Shaker o proprio caricate, perché se voi andate qua in alto dove c'è Create potete caricare un'immagine.
è il tipico tasto di upload, mettete il titolo, i tags e se volete la descrizione. Altrimenti quando generate dalla sua pagina per generare potete fare direttamente l'upload da lì, e in questo caso vedete ci sono anche il prompt, il negative e tutti i dati che sono stati usati. Ovviamente queste immagini possono essere prese come spunto quando andate a generare delle immagini. Qui abbiamo la eGenerator, ma anche questo lo vediamo fra un attimo, e qua sotto abbiamo il vostro account, che in questo caso è il punto in cui andrà a raccogliere tutti i modelli, tutte le immagini che caricate, tutti i like che avete messo, è il vostro profilo in poche parole. Qua sotto abbiamo il membership che vi apre proprio un'altra pagina. In questo caso, grazie al team di Shaker, mi è stata data la possibilità di provare la versione basic, vedete che è attivata, però già da qua potete farvi un'idea. Di base partite con la free e avete inclusi 200 tokens che, se sono tanti o meno vi fate un'idea fra un attimo. Non avete accesso a tutto ciò che è member exclusive, come i modelli e tutto quanto annesso. Poi ci sono delle features che arriveranno fra poco, come i premium features o le private generation. Non avete generazioni limitate, diciamo rilassate vengono chiamate, e credo siano quelle quando si finisce la generazione veloce, che viene spesso usata questa modalità nei generatori online. E poi c'è un'altra features che arriverà prossimamente, che sono i pending job. Probabilmente possono essere messi lì diversi lavori e poi man mano vengono elaborati. Mentre col piano che mi è stato attivato a me ho 10.000 tokens, e vi assicuro che 10.000 sono tantissimi e vengono resettati ovviamente ogni mese. Poi avete tutto quello che non può fare il piano base, tranne gli ultimi due, e col piano advance avete anche queste cose in più. Oltre a questo, i piani a pagamento vi danno accesso a ciò che è commercial use, quello che non vi permette di fare il piano free. Ma come sempre, prima di iniziare a utilizzare un servizio, se siete poco convinti o solamente volete essere sicuri che sia tutto ok, qui sotto trovate tutto ciò che vi può essere utile, cioè sono i termini di servizio e la privacy policy e il return policy. Se voi aprite viene riportato tutto in modo abbastanza preciso. Io vi dico il mio punto di vista, ho letto tutte queste pagine perché prima di fare il video volevo essere sicuro di cosa c'era scritto, e vi dico la verità, non ho trovato nulla che fosse strano rispetto ad altri siti, ma particolarmente in linea con tanti altri servizi che utilizziamo. Ovviamente leggete tutto bene, perché magari ci sono delle cose che possono non piacervi. Vi faccio un esempio abbastanza banale: c'è un requisito di età per poter usare questo servizio e dovete avere più di 13 anni. Se avete problemi con inglese e tutto quanto, con Chrome basta che fate tasto destro, fate traduci in italiano e vi fa la traduzione. Così come i privacy policy, non c'è nulla di particolarmente incredibile rispetto ad altri servizi dal mio punto di vista. E qui nel return policy viene specificato che Shaker non ha una politica di reso. Se fate l'abbonamento dovete usarlo fino a dove avete fatto l'abbonamento, perché non vi verranno dati i soldi indietro. Fate attenzione su questo caso se non vi piace questo punto, ma come sempre è giusto informarsi e sapere tutto sul servizio che andate a usare. In ogni caso potete comunque iniziare a provarlo in modo gratuito e vi posso assicurare che vi fate già una bella idea di com'è il servizio, e se non avete un computer molto potente potreste trovarvi molto comodi a usare questo servizio. Tornando sulla pagina dei modelli, proviamo a entrare in uno a caso, per esempio Freeway Animation. Questo modello è un custom fatto su Unyang ed è un'esclusiva di questo sito, quindi vedete che qua non è possibile scaricarlo, ma potete usarlo per fare le generazioni. È un modello che, come potete vedere, è orientato a fare disegni, a fare anime, a fare manga, ed è abbastanza fatto bene, diciamo. Qua sotto trovate le informazioni, i commenti. Siccome questo sito è di origine cinese, diciamo, alcune cose saranno in lingua cinese, però la maggior parte sono in inglese e potete trovare molte informazioni qua sotto. Qui di lato vedete tutte le informazioni, per esempio di base è Unyang, e sotto vedete la licenza. Può essere generato online questo modello, ma non potete fare il merge. Il commercial use vi spiegano che non può essere usato per creare immagini che siano vendute o con usi commerciali, però potete usarlo per divertirvi e fare quello che volete. Prendiamo ad esempio un altro modello, questi con il simbolo vedete che sono un'esclusiva. C'è anche Dream Shaper, ci sono tantissime cose anche di CVTI, e c'è anche Union DAT, quello che avevamo provato nella guida. In questo caso Shaker ha una collaborazione ufficiale con Tencent e questa è la versione 1.2. Voi potete sia scaricare
scaricarlo che provarlo direttamente. Ora, visto questo, andiamo direttamente all'azione. Qua come filtro possiamo dirgli: allora, fammelo esclusivo, diciamo che è un checkpoint, gli diciamo che è Union e ci trova lui, Freeway Animation Union Demo. Lui ci apre l'altra pagina come era prima e gli dico Run Model. Qui entriamo nel vero punto di forza secondo me di questo sito, perché la parte di là con i modelli ha effettivamente qualche mancanza, qualcosa che potrebbe essere sistemata meglio, ma questa parte dove andate a creare, dal mio punto di vista, è stato il punto che mi ha convinto di più per fare questo video, considerando che magari uno non ha una scheda video potentissima, non ha un bel computer, ma vuole comunque iniziare a fare qualcosa in questo mondo. Allora, partiamo dall'interfaccia. Abbiamo il puntatore che è già segnato, la manina per spostarci, qui possiamo caricare un'immagine se volete partire da un'immagine qua dentro, e abbiamo anche il tutorial, perché qua ci sono un sacco di cose scritte per capirci di più. Se voi cliccate tutorial vi apre un'altra pagina come un documento Google e c'è scritto tutto come fare ogni cosa, e in modo molto dettagliato, anche con le immagini, con i video, è tutto in inglese ed è veramente interessante. Vedete che tra l'altro c'è anche ControlNet. Se torniamo di qua abbiamo poi l'InPaint e ogni cosa, se lasciate sul mouse, viene fuori come può essere usata. Abbiamo l'upscale, il remove background, il remove se dovete togliere qualche oggetto, il crop, l'outpainting che è in versione beta, e poi credo arriverà questo che è una specie di fusione fra le immagini. Qui a sinistra abbiamo la gallery delle creazioni già fatte, perché se volete potete dirgli ok, questa mi piace, ha già tutte le informazioni dentro, lo potete mandare al generatore che è questo qua a destra, e in questo modo partite già con una immagine di base. Altrimenti qua come sempre il prompt, io ho scritto qualcosa così veloce, ma se voi iniziate a scrivere per esempio hat e lasciate un attimo, vi consiglio alcune parole che credo siano legate sia al modello sia all'ora sia un po' tutto quanto. Questo non c'entra niente perché era una prova che stavo facendo io prima, è rimasta. Su qua andate sui setting del prompt, perché questo che vi ho appena fatto vedere era l'autofill, mentre è attivato anche l'enhance, che serve per migliorare il prompt. Se magari voi lo scrivete un po' male, ci pensa lui a sistemarlo. Il negative prompt non è sempre attivato, ma potete aggiungerlo voi e mettere qualcosa tipo, dico che non deve essere una foto, un 3D, un CG. E questi preset in questo caso non sono attivati, ma probabilmente legato al modello o legato a quello che state generando. Dopodiché abbiamo il checkpoint, che è quello che abbiamo appena provato, ma se voi cliccate qua potete sceglierlo direttamente. Allora, di base vi mette sempre i favorite, che sono quelli che avete selezionato voi, ma dovete dirgli che cosa volete fare. Per esempio Anime and Games me li fa vedere tutti così, scelgo se voglio Stable Diffusion 1.5, SDXL, Stable Diffusion 3, Union, e in questo caso lui era di Union, che è un custom model. Posso aggiungere i LoRa se ci sono compatibili. Di questo qui vediamo se c'è qualcosa che è compatibile. No, mi sa che questo ancora non ha dei LoRa compatibili. Potete mettere un'immagine come reference, la caricate sempre, la mettete dentro. Dopodiché abbiamo sempre i soliti parametri. Se schiacciate i tre pallini qua potete selezionarli proprio tutti. Abbiamo il sampling method, che solitamente imposta lui in base al modello qual è quello giusto, qual è il migliore da utilizzare, però se volete potete cambiarlo. Altrimenti ci sono tutti quelli che abbiamo in ConfUI, probabilmente anche qualcuno in più. Poi abbiamo i sampling step, abbiamo i seed se lo vogliamo fare fixed, random. Vedete, è proprio come usare ConfUI o Automatic e tutti gli altri. Qua i tre pallini, scegliamo se il VAE lo vogliamo cambiare, ma in questo caso essendo Union non ce lo fa cambiare, però possiamo cambiare il CFG scale e il clip skip. Qua sotto c'è il face e l'end fix che vi fa mettere con altri modelli, che potrebbe migliorare la faccia o le mani. Mentre se scendiamo abbiamo l'image size, se cliccate qua scegliete la risoluzione e ovviamente più aumentate la risoluzione e più crediti vi chiede, e qua sotto quante immagini volete generare. Ora facciamo un esempio: 1024, una immagine basta, impostato così, mi chiede 6 crediti. Voi di base gratis avete 300 crediti con 200 crediti che si aggiornano ogni giorno, perciò immaginate quante generazioni potete fare già con quello base. Con l'abbonamento
abbonamento di 10 euro al mese ne avete 10.300, che vi assicuro in questo modo potete sbizzarrirvi a generare quanto volete e imparare bene come usare i modelli e tutto quanto, e capire se questa cosa vi appassiona o meno. Ora faccio genera e lui inizia a creare l'immagine qua dentro. Ovviamente l'elaborazione è tutta legata a quante persone sono collegate, quanti stanno usando il servizio e tutto quanto, perciò potrebbe metterci pochissimo in un determinato momento della giornata e potrebbe metterci di più in altri momenti. Sicuramente se vi state affacciando a un servizio online è perché il vostro computer ci mette le ore a fare la stessa generazione, perciò comunque anche se ci metteste 5 minuti comunque avete risparmiato ore di tempo. Ok, ce l'ha fatta, vedete, ci ha messo forse meno di un minuto a fare tutto quanto. A questo punto se premete barra vi mette la manina per muovervi. Se volete zoomare, tasto destro, zoom in, aumentate. Se fate zoom to fit ve la fa giusta. E abbiamo un po' di controlli, cioè qua potete fare una variazione su quello che avete già generato. Con questo vi riporto il prompt nello spazio apposito, con questo fa il match del model e con questo tasto la fa diventare una reference. Perché sono tutti qua questi tasti? Per un motivo che vediamo fra un attimo. Invece qua in alto potete o scaricarla o condividerla. Se cliccate qua vi fa scegliere in un modo molto comodo, perché lui mette tutta sta frase che non potete cambiare perché è impostata così, ma se fate copy link vi copia solamente il link. Se fate copy all vi metterà: ho creato questa magnifica immagine con Shaker iGenerator. Se invece fate pubblica su Shaker potete caricarla direttamente insieme a tutte le altre nella pagina principale e permettere ad altri di utilizzarla o prenderla come spunto o quello che vogliono, diciamo. Questo che vedete qua dietro è proprio la vostra tavolozza di generazione. Voi potete spostarla come volete questa immagine, e adesso se noi andiamo a farne un'altra, per esempio io gli dico capelli viola e proviamo magari a aumentare un po' i sampling step, vediamo se cambia qualcosa. Ovviamente più si aumenta la qualità e più crediti chiede per generare. Rifacciamo la generazione. Ok, ha finito e vedete che facciamo uno zoom out. Ora possiamo spostarcele e avere un'idea di cosa stiamo generando. La cosa bella di questo sistema, ve lo dico, è che non è censurato, sempre considerando i termini di utilizzo del sito, perché leggeteli sempre, potete generare quello che volete senza alcun problema. E soprattutto questo modello vedete che è molto buono e fa già degli ottimi risultati, però considerate che io ho veramente messo un prompt semplicissimo. Altrimenti se voi andate qua in alto, al di là di vedere i crediti che vi mancano, avete questo tasto che è già impostato di base su Custom Mode. Se voi cliccate qua passa alla versione semplificata, non vi fa più impostare tutte le cose come prima, ma semplicemente vi fa mettere il prompt o un'immagine di riferimento, vi fa scegliere la tipologia di immagine che andate a generare e a questo punto fate semplicemente genera senza farvi molti problemi. Però secondo me è molto utile questo sistema se voi lo usate come base per imparare a generare con Stable Diffusion, in modo tale da arrivare un giorno a generare come preferite con la vostra web UI. Ora mettiamo caso che vogliamo magari provare a cambiare modello, qui lo togliamo e gli dico che voglio fare una fotografia. Andiamo su Stable Diffusion XL, gli diciamo questi sono quelli raccomandati, proviamo a fare questo, gli aggiungo anche un LoRa, non lo so, proviamo questo, che in realtà ne possiamo aggiungere anche più di uno, mettiamo anche Real Skin. Adesso gli metto il Face Fix e l'Hand Fix, poi gli dico ok, questo dovrebbe già andare bene perché va sempre bene con questo tipo di modelli di Stable Diffusion XL. La risoluzione la mettiamo a 1500x1024 e guardate qua, 8 crediti per generare. Adesso vediamo cosa ci crea. Ok, ha finito, guardate che risultato che ha fatto. Io alle volte sono rimasto molto stupito del risultato e mi piacerebbe particolarmente sapere che flusso c'è dietro. Su alcune generazioni bisogna lavorarci, su quello non c'è dubbio, ma su altre mi è capitato più volte di fare genera e di avere subito dei risultati incredibili. Ora, se vogliamo usare
usare certi tools qua in alto, se non selezioniamo niente ci chiederà di caricare un'immagine, ma se selezioniamo un'immagine fra quelle che abbiamo generato possiamo entrarci dentro. Se voglio generare però, se vado qui, mi specifica che non me lo fa fare con Stable Diffusion XL, devo mettere la 1.5. In alcuni casi ci sono delle limitazioni, ma proviamo a vedere se ce la fa lo stesso. C'è Deliberate Cyber, proviamo a vedere se va bene questo, ma facciamo una prova così giusto per testare. Ovviamente non posso farvi 1000 prove su qualsiasi cosa, come per i tools non posso farvi vedere ogni tools perché sennò diventerebbe un video incredibile. Allora lui dovrebbe aumentarmela sia sopra che sotto fino ad arrivare a questa risoluzione. Mi chiede 4 crediti e vedete che è convenientissimo usarlo, ma io veramente anche con quello gratis ho fatto tante di quelle generazioni. Poi giustamente ho chiesto al team di Shaker se potevo vedere le funzioni più avanzate, però vi dico la verità, è più un fatto di crediti e di poter accedere a dei modelli che non vi fa accedere con la versione gratis, e soprattutto al commercial use che è richiesto l'abbonamento per poter essere usato. Ok, ha terminato. Allora considerate che era un modello Stable Diffusion XL, quello di prima, mentre abbiamo fatto l'outpainting con un modello 1.5. Qua in alto ha cercato di aiutarci, però qua in basso vediamo se si può spostare in qualche modo. Adesso lo mandiamo di là e lo vediamo meglio, però è intervenuto un po' su tutta l'immagine. Non so se c'è modo di dirgli di non fare questa cosa, probabilmente per fare un qualcosa di più omogeneo, però vi dico che spesso comunque i risultati li fa abbastanza buoni. Vabbè, nel caso vi piaccia, facciamo, dovete fare send to canvas, altrimenti dovete fare exit se non vi piace e tornate indietro. Se fate send to canvas, ok, l'ha mandata qua al canvas e parte qualche difettino che si può sistemare volendo. Vedete che l'ha leggermente cambiata, però adesso questa immagine è 1536 x 1536. Insomma, qui potete generare, pasticciare, fare quello che vi piace di più. Qua in alto c'è lo zoom se volete in un determinato modo, sia con l'Impaint, con l'Upscale, con il Remover. Ovviamente ogni cosa ha il suo costo e avete i crediti che vengono scalati man mano. Ma un'altra cosa interessante, se torniamo sulla pagina principale, sono i banner che vedevamo prima, cioè loro hanno dei contest e sono in palio anche eventuali guadagni da questi contest. Se voi cliccate su tipo quello di Union DAT vi porta alla pagina dove vi spiega tutto, cioè l'evento è fino al 31 di questo mese, dovete ovviamente avere un account Shaker, se lo avete su CVTI comunque dovete far parte poi di Shaker, dovete pubblicare un modello basato su Union DAT che sia esclusiva su Shaker per almeno 48 ore e in questo modo riceverete l'Union DAT Model Bonus, ma solo i primi 100 creators possono riceverlo. Fate conto che è partito luglio 8, dovete essere veloci e questo bonus è strettamente legato se avete dei follower su CVTI, se siete già seguiti in qualche modo sul sito, ma per quanto riguarda i requisiti li vedete qua sotto. Semplicemente deve essere un modello basato su Union e deve essere pubblico, ma qui trovate tutto quello che vi può tornare utile per vedere se siete interessati o meno. Vi spiegano proprio passo passo. Viene richiesto anche di entrare a far parte del gruppo di Discord di Shaker, anche perché ormai tutto gira su Discord, e tutto questo comunque è in collaborazione ufficiale con Tencent, che è la marca che ha creato Union. Se torniamo sulla pagina principale vediamo che adesso hanno fatto questa specie di post dove fanno riassunto un po' dei top creator, degli invitation, e qua trovate anche le informazioni a riguardo. Però al di là di tutto questo, o se volete partecipare in qualche modo, c'è una parte del sito che secondo me è molto interessante, e cioè il Create Model. Ora qui ci sono un sacco di opzioni e potete completarle come preferite, però non c'è una spiegazione ben precisa di come arrivare a fare il modello vero e proprio, perché ci sono dei file da caricare e tutto. Ma la cosa interessante è che avete la possibilità di farlo da qua e soprattutto farlo legato all'evento. Di conseguenza, se volete unirvi a quell'evento lì e fare dei test, potete provare anche tramite il sito direttamente a creare un modello. E questo diciamo che è uno sguardo su Shaker. Ci sono un sacco di cose che potete fare, un sacco di cose dalle quali partire e testare, ma secondo me per chi non può comprarsi una scheda video o sta aspettando per crearsi un buon computer potrebbe essere un'ottima alternativa per imparare a usare Stable Diffusion, ma anche modelli nuovi come Union, e entrare in questo mondo interessantissimo e in questo caso anche molto semplice da usare e veloce.
Come avete visto ricorda tantissimo CVTI, ha molte somiglianze e altrettante diversità. Secondo me, come dicevo nella guida, la parte veramente interessante è dove generate le immagini, perché ricorda veramente tanto le web UI che utilizzate in locale, soprattutto come Automatic 1111, Forge. I valori sono gli stessi, di conseguenza se imparate a usare le cose su Shaker, un giorno se vorrete comprare una scheda video potrete portare quell'esperienza e quelle conoscenze sul vostro computer. Ma se proprio decidete di non investire su una nuova macchina, potrete continuare a usare Shaker, magari con un abbonamento che vi dà più crediti, e usare tutta la potenza dei loro server ovunque siete, anche su un portatile, magari al mare in questo momento sotto l'ombrellone. Vi dico però un piccolo segreto: il team di Shaker regalerà un mese di abbonamento a uno di voi. Controllate bene i commenti, vi dico solo questo. Per il resto iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciatemi dei commenti se avete dei dubbi o delle domande riguardo al servizio o in generale sulle AI generative di immagini, ma non dimenticate che c'è sempre il server Discord dove parliamo in modo più ampio di questi argomenti, con i vari canali, anche col flusso creativo dove potete chiedere consigli sulle vostre creazioni. Spero che questi contenuti vi piacciono, anche alternativi alle web UI in locale, e ci vediamo allora alla prossima guida. Ciao!